Benvenuti in questo nuovo video Nutshell Electronics. Oggi vi sveliamo un bel prodotto game changer, ma prima iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi appuntamenti. Sigla! In uno dei primi video di questa serie abbiamo parlato del buffer, del true bypass, dei sistemi di switching e per chi volesse rivedere quei video lascio un link nella descrizione. Oggi ci ricolleghiamo in qualche modo a questo argomento. La maggior parte dei pedali in commercio oggi sono true bypass e per realizzare il true bypass utilizzano uno switch identico a questo. All'interno dei pedali delle nostre pedaliere troveremo uno switch identico a quello. Potrebbe cambiare il colore perché viene prodotto da aziende diverse, per cui cambierà anche magari la qualità, ma questo è un discorso che non ci interessa. Quello che voglio sottolineare è che ormai è uno standard. Il fattore di forma in particolare è costantemente lo stesso. Tuttavia i tempi cambiano, le strumentazioni con esso. Siamo passati dai pedalini ai rack negli anni 80 e 90, poi si torna ai pedalini, adesso si passa ai sistemi digitali all-in-one in pedaliera, però il fine ultimo è la praticità di cambiare suoni radicalmente con la pressione di un semplice click. Negli anni io ho proposto diverse soluzioni per venire incontro a questa esigenza, a partire dalla mitologica ormai Peter Pan realizzata insieme a Peter Tools. Sono passato poi alla MIDI Ready 4 o 4 che aveva 4 loop, poi la MIDI Ready 8 che aveva 8 loop, ma tutti questi sistemi, come anche i sistemi analoghi di altri marchi, avevano un difetto di fondo. Sono ingombranti, sono pesanti, richiedono alimentazioni generose da parte degli alimentatori, richiedono un numero doppio di cablaggi, bisogna adattarsi al numero limitato di loop che hanno, si perde di vista l'ordine dei pedali e quando si vuole completare il sistema con dei pedali che possono essere controllati via MIDI e quindi non inseriti all'interno dei loop, molto spesso le possibilità MIDI dello switcher non sono in grado di soddisfare le nostre esigenze perché magari sono limitate a dei semplici program change. E allora recentemente ho avuto un'idea che è praticamente l'uovo di Colombo. Non so perché nessuno ci avesse mai pensato o l'avesse mai realizzata, che io sappia. E quindi, dopo aver realizzato il MIDI Ready 4 e il MIDI Ready 8, oggi vi presento il MIDI Ready 1. Era la cosa più semplice. Il MIDI Ready 1 è uno switch come questo, stesse dimensioni. Tuttavia, oltre a svolgere la funzione di true bypass con la possibilità di controllare il LED, è anche MIDI. Quindi è una sorta di plug and play che può essere sostituito allo switch originale di un pedale, occupa lo stesso spazio, identico, si inserisce al suo posto e permette di controllare via MIDI il pedale, programmarlo sia attraverso program change e di controllarlo anche tramite control change sui 16 canali MIDI, tutto programmabile ovviamente. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Significa che è possibile avere una pedaliera programmabile mantenendo la semplicità della normale pedalboard. Per realizzare questa cosa è necessario sostituire gli switch originali dei nostri pedali con dei MIDI Ready 1, è un'operazione abbastanza semplice da fare e comunque offriamo il servizio di sostituzione eventualmente, per poi utilizzare un controller MIDI di proprio gusto per controllare il tutto. Ma non finisce qui, perché il MIDI Ready 1 non lo usiamo soltanto per realizzare il true bypass sui pedali, a parte il fatto che possiamo utilizzarlo anche per rendere true bypass pedali che non lo sono. Con un po' di elasticità si può pensare a diverse soluzioni. Me ne viene in mente una: automatizzare il cambio di cassa o il cambio di amplificatore con un AB box, tutto gestito tramite uno switch MIDI Ready 1. O anche cambiare il canale degli amplificatori, perché molto spesso l'amplificatore ha un foot switch. Sostituire il foot switch con il MIDI Ready 1 permette di automatizzare il cambio degli amplificatori, quindi avere il cambio canali MIDI. In sostanza si può realizzare l'intero routing midizzato del vostro sistema, mantenendo però la semplicità di utilizzo, perché dal punto di vista estetico rimarrà tutto tale e quale e anche dal punto di vista dell'utilizzo on the fly. Tutto questo in maniera completamente custom. I limiti di applicazione di questo switch sono solo nella vostra fantasia. Mi rendo conto che non tutti hanno la manualità per mettere mano a un pedalino o realizzare una Stomp Box. Per questo noi offriamo anche il servizio
di modifica dei pedali, o comunque suggeriamo di rivolgervi a tecnici della vostra zona perché l'operazione è banalissima e noi offriremo tutte le istruzioni necessarie. Sulla qualità dei componenti, come mio solito, non sono sceso a compromessi, per cui il segnale passa soltanto attraverso un relè che è sigillato con contatti di argento dorato. E nonostante la realizzazione sia 100% made in Italy, sono riuscito a mantenere il costo contenuto, per cui, per farvi un'idea, una pedaliera di 8 pedali è possibile convertirla in programmabile con circa 300 euro. Cifra molto contenuta confrontata con i sistemi di switching in commercio e considerando anche che non è necessario aggiungere altri cablaggi di segnale. Inoltre, mantenendo l'aspetto della pedaliera invariato, è possibile modificare il routing a piacimento come se non fosse programmabile, basta spostare i pedali e non va riprogettato tutto quanto, come invece spesso accade quando si utilizzano degli switcher. Non ci credete? Vi mostro come funziona. Allora, ho preso questo pedale che era in un cassetto. Ci ho messo lo switch MIDI Ready One, ho fatto anche un buchino per inserire un mini jack TRS per trasportare il segnale MIDI. Ovviamente prevedo anche la possibilità di utilizzare un classico DIN 5 pin, però visto che è molto ingombrante, secondo me questo standard è migliore in questo caso. Per questa operazione ho impiegato all'incirca 20 minuti del mio tempo. Alimento normalmente e come vediamo lo switch funziona come ci aspettiamo. Un clic si accende, un altro clic si spegne. Tuttavia, se io tengo premuto per 2 secondi lo switch, lampeggio. Che cosa è successo? Ora ve lo faccio vedere. Solita pedaliera MIDI riciclata. Ho cavo MIDI che va a finire nel mini TRS. Mi collego. A questo punto io richiamo un program change dalla mia pedaliera. Si è spento. Perché si è spento? Perché avevo programmato in quel determinato program change lo stato off. In questo momento ho premuto il program change 2. Premo il program change 1. È ancora spento, perché anche qui il programma è impostato come spento. Ora cambiamo stato. Decido che nel program change 1 lo stato lo voglio on. Quindi premo, lascio premuto, lampeggio, si è salvato. A questo punto scelgo il program change 2, si è spento perché sul program change 2 era salvato lo stato off. Torno al program change 1 che poco fa ho salvato sullo stato on. Si è acceso. E così via fino a 128 program change. Tutto questo avviene su ogni pedale su cui è installato il MIDI Ready One. Questo vuol dire che alla pressione dello switch che richiama un program change, tutti i pedali cambieranno stato in base a come l'abbiamo programmato. Ma questo non ci bastava. Allora ho pensato di inserire anche la possibilità di controllare tramite control change. La programmazione dei control change e della scelta del canale MIDI la lascio però per un altro video dedicato. E adesso veniamo alla zona calda. Come si fa ad averlo? Allora, questo dispositivo è realizzato con componenti miniaturizzati. È possibile montarlo a mano come io ho montato i prototipi, tuttavia non è economicamente sostenibile il montaggio a mano. Quindi ho organizzato il montaggio a macchina di una serie di questi prodotti e prima di avviare la produzione ho deciso di accettare dei preordini. I primi 50 MIDI Ready One che usciranno da Nutshell Electronics avranno il costo di 29 euro, mentre tutti i successivi avranno il costo di 40 euro. E sappiate che su MIDI Ready One pende un brevetto. Per i dettagli sul preordine potete inviare un'email all'info@nutshellelectronics.it, email che metto anche in descrizione. Fatevi sotto e i preordini partono fra 3, 2, 1...